Siamo in Toscana, a Marina Cana de' Medici, e siamo venuti qui per venire a vedere un'imbarcazione veramente molto particolare, il Veglia 43, una barca che esce fuori da tutti i canoni che noi abbiamo conosciuto sino ad ora. Una cosa veramente interessante, seguitemi. Veglia 43, una delle barche più innovative che oggi è sul mercato. Io nella mia carriera di barche ne ho viste veramente tante, ma vi garantisco che una barca così particolare ancora non l'avevo incontrata. E adesso poi ve la mostrerò, vi farò vedere quanto questa barca esce dal già visto. È una barca costruita, realizzata dalla Mediter Yacht, che è un brand che si occupa proprio di questo, di fare progetti e realizzare barche. È il primo esemplare, quindi è il prototipo. Questo vuol dire che ha diverse cose che poi vanno messe a posto perché è la barca studio. Viene realizzata proprio per studiare e vedere quello che va bene e quello che non va bene. C'è da dire subito che il Veglia 43 è una barca totalmente strutturale, qui non ci sono controstampi. Cosa significa totalmente strutturali? Che tutte le strutture sono legate allo scafo, cioè sono pezzate, sono fazzolettate, sono stratificate sullo scafo, sia longheroni, madieri, losca e tutte quante le paratie. E questo dà una grande solidità all'imbarcazione e anche una grande rigidità. Il Veglia 43 è una barca che si rivolge a un pubblico di nicchia, quel pubblico che vuole vivere la barca all'aperto, infatti offre dei bellissimi spazi all'aperto, accetta anche dei compromessi per fornire questi spazi così grandi, ma nell'ottica del pubblico che vuole raggiungere sono compromessi più che accettabili e che poi io tra poco vi andrò a illustrare. Non è una barca performance, se voi amate le regate, amate le barche veloci e così via, non è questa la barca che vi dà soddisfazioni, però attenzione, non è una barca lenta, è una barca che cammina e cammina bene. Voi considerate che, per esempio, lo vedete, in questo momento stiamo camminando bene, abbiamo un fiocco autovirante e una randa avvolgibile, e così deve essere, perché questa è una barca che si rivolge a un armatore che deve poter portare la barca da solo e deve poterlo fare faticando poco, per cui non si può permettere un Genova grande o una randa steccata, no, avvolgiranda, fiocco autovirante, tutto concentrato in pozzetto davanti alla ruota, io la barca la porto in perfetta autonomia, ma nonostante ciò, vi ripeto, è una barca che cammina bene. E adesso andiamo a vedere la barca nel suo particolare. Iniziamo con questo triangolo di prua, che è un triangolo piuttosto grande e molto fruibile, dove troviamo il boccaporto per la cabina di prua e chiaramente il boccaporto per il pozzo delle catene. E poi arriviamo subito a una delle prime caratteristiche del Veglia 43, che è questo grande prendisole. Voi direte, ma tutte le barche hanno il prendisole a prua? Sì, è verissimo, tutte le barche da crociera hanno il prendisole a prua. Ma cosa fanno? Solitamente hanno una tuga di vetroresina, uno spazio libero e poi tu ci vai sopra con l'asciugamano o ti porti un cuscinone e fai il prendisole. Qui no, qui la barca è sagomata per ricevere questi cuscini che stanno sempre qui, sono incastrati, per cui anche in una giornata come questa, quando c'è vento, quelli stanno qua. Voi arrivate col vostro asciugamano, vi sdraiate e avete il vostro bel prendisole, e questa è già ci sta dicendo di che tipo di barca stiamo parlando. Ma adesso andiamo verso il pozzetto e vediamo che altro c'è da scoprire. A centro barca vediamo i rinvii che arrivano in pozzetto ai winch che sono ai lati della timoneria e che permettono al timoniere di portare la barca in perfetta autonomia sfruttando l'avvolgiranda e il fiocco autovirante. E poi troviamo questo cordolo centrale che riceve lo spray hood è quel tendalino che copre tutta la tuga e protegge completamente il timoniere, che a questo punto può portare la barca anche quando le condizioni meteo non sono
ideali. Detto questo, io andrei in pozzetto e andrei a vedere l'ultima parte dell'imbarcazione, che è anche la parte più interessante. In pozzetto poi incontreremo il dottor Antonio Spadoni, che è uno degli amministratori della Mediterranean Yacht, e sarà proprio Antonio a rispondere ad alcune mie domande per approfondire la conoscenza di questa barca così particolare. Ma prima di farlo direi di virare, perché se no rischiamo di arrivare in Corsica. Ciao Antonio! Ciao Maurizio, buongiorno e benvenuto a bordo del Vela 43. Grazie mille Antonio. Voi dovete sapere che Antonio mi ha chiamato un anno e mezzo fa, e poco prima del Salone 2023, per dirmi: guarda, quando vieni al Salone vienmi a trovare, perché sto esponendo lì il Vela 43, la barca che ho fatto da poco, che è una cosa veramente molto particolare. Io sono andato e sono rimasto sorpreso, perché questa è qualcosa di più di particolare, è veramente un'innovazione pura. Io sapevo che avrei trovato qualcosa che mi sorprendeva, perché lui, Antonio, è una persona molto innovativa, ma non pensavo che si fosse spinto fino a questo livello. Antonio, allora questa è la parte principale della barca, la parte che più sorprende, questo pozzetto così enorme. Esattamente, no? esattamente. E vedo questo sistema di panche e tavoli centrali che so che si può poi trasformare. Ce lo racconti? Esattamente. Questa effettivamente è la vera innovazione di questa barca, il cui concetto è quello di dare al cliente, all'armatore, la possibilità di vivere in spazi aperti la sua vacanza in rada specialmente. Quindi si è realizzato questo pozzetto molto grande, qui si può camminare, si può... Questo è un pozzetto di un 50 piedi pieno praticamente. Esattamente, esattamente. Se voi considerate, non ha paramare, non ha passavanti, è tutto libero, è tutto da un lato, da una murata all'altra, è tutto quanto pozzetto utilizzabile per l'ospite, non per l'equipaggio, per l'ospite. Per l'ospite, vuole essere come una terrazza protesa, una spiaggia, sì, che diventa una l'idea spiaggia della terrazza verso il mare. E quindi abbiamo realizzato questo sistema divano tavolo prendisole che è trasformabile. In questa posizione, aprendo le ante, diventa esattamente un grande prendisole. Ci sono le cuscinerie che coprono tutto, per cui puoi stare tranquillamente qui seduto, sdraiato, comunque con la schiena appoggiata. Per la gioia delle signore. Per la gioia delle signore, infatti le signore, devo dire, sono felicissime. Ci credo, me lo posso immaginare. Quelle che hanno avuto l'esperienza di provarlo sono veramente felici di poter stare qui sdraiate, appoggiate a leggere un libro, anche in navigazione, anche durante una virata addirittura, cosa che per loro era impensabile prima su una barca a vela. So che si può alzare per diventare tavolo da aperitivo e infine tirare ancora più su, aprire le ante e diventare tavolo da cena, da pranzo. Esattamente, come dicevo, ogni ora della giornata si può configurare per rispondere al meglio alle esigenze dell'ora della giornata. E qui arriva la seconda novità di questa barca, la cucina. La cucina principale non si trova sotto coperta come su tutte le barche, ma quel mobile lì nasconde una cucina piena, perciò lavello, macchina del gas, frigorifero. Perché questo? Perché essendo una barca che va vissuta all'aperto, va vissuta in convivialità con tanti amici, è giusto che anche chi deve cucinare non si trovi sotto coperta, ma stia fuori insieme a tutti i suoi amici. E questo vale anche per tutto il resto del pozzetto, perché voi guardate che è un pozzetto dove qui ci può stare veramente tante persone, ci possono stare, perché ha delle zone vivibili veramente interessanti. Ad esempio questa zona qua, no? Quanto è grande, questa è una zona che sulle altre barche è assolutamente assente, ma questa coda così grande insieme alla plancetta fissa in quella maniera costituiscono una zona che durante il giorno è vivibilissima, perché le persone stanno sedute qua per poi entrare e uscire dall'acqua in continuazione. Voi immaginate questo pozzetto così vasto, pieno di amici, qualcuno che fa il bagno, qualcuno che prende il sole, qualcuno che cucina. È veramente un momento aggregante, uno spazio aggregante. Ma come tutte le cose, anche questo è un compromesso. Io per avere un pozzetto così grande, degli spazi così ampi, ho dovuto rinunciare a qualche cosa. E che cosa ho rinunciato? Ho rinunciato alla timoneria. Qui normalmente c'è il timone, invece in questa barca il timone non c'è. Ti posso dire una cosa, Maurizio, scusa se ti interrompo.
Alle signore non dispiace affatto questa cosa. Sì, questo me lo posso immaginare, che le signore sono molto felici. Ma allora il timone dove l'abbiamo messo? L'abbiamo messo più avanti, quasi a centro barca. Andiamolo a vedere insieme. Andiamo, Antonio. Allora, scelta sicuramente originale il fatto di avere il timone a centro barca spostato così avanti. Sì, perché? Originale, ma insomma comunque è in uso anche su molte altre barche, specialmente dei cantieri del nord. Ovviamente in questo caso è stata una scelta dovuta al fatto che dovevamo guadagnare più spazio possibile per il pozzetto, quindi spostando il timone centralmente, rinviando anche tutte le manovre al centro, abbiamo guadagnato questi grandi spazi vivibili a poppa. Certo, perché infatti in questo pozzetto, se voi vedete, non c'è un winch, non c'è una cima, non c'è una scotta, non c'è assolutamente nulla. Questo è soltanto uno spazio vivibile per gli ospiti. Tutto quello che riguarda la navigazione è tutto concentrato lì, sulla tuga. Con i winch da una parte, la timoneria al centro, io da lì posso fare tutto ciò che voglio. E poi qui lateralmente invece ho l'accesso agli interni. L'accesso agli interni. E anche gli interni sono particolari, ce li racconti? Sì, gli interni sono particolari nel senso che i volumi guadagnati esternamente sono stati ricavati da quello che è normalmente la dinette. Il concetto è che la barca si vive all'esterno, per cui nella dinette basta un minimo spazio, un divano, una piccola cucina di emergenza in caso di maltempo e gli accessi ovviamente alle cabine. Le cabine a sua volta invece sono piuttosto generose, specialmente la cabina di prua, la cabina armatoriale è molto generosa, un grande letto matrimoniale, un bagno con una cabina doccia separata e con spazi ben vivibili. L'altro bagno è accessibile dalla dinette e è al servizio delle due cabine di poppa che comunque sono cabine matrimoniali, di cui quella a poppa destra un po' più grande e quella a poppa sinistra un pochino più sacrificata, comunque due cabine matrimoniali con altezza uomo per cui puoi stare comodamente in cabina a cambiarti in piedi. E voi considerate che questa interpretazione degli interni è razionale, è ragionata, non è campata per aria. Se voi ci riflettete bene, ma quante volte noi usiamo la dinette quando siamo d'estate in crociera? Pochissime volte, ma quella dinette occupa tantissimo spazio. È il concetto, scusa se ti trovo Maurizio, il concetto di barca mediterranea che abbiamo voluto esprimere in questo modo e che ci è valso il premio, l'award del Confindustria Nautica nel 2023. Cioè spazi aperti sacrificati a quelli chiusi che normalmente noi, gente mediterranea, gente di mare che ama stare all'aperto, non utilizziamo. Un'ultima curiosità e poi invece andiamo a provare la barca. Io qui ho un tendalino che si raccorda con lo spray hood, perciò tutta questa zona io la copro tutta grazie a questo roll bar. Esatto. Ma qui come faccio a mettermi all'ombra? Esattamente, allora ovviamente l'ombra in questa zona è fondamentale perché ci si passa praticamente tutta la giornata. Abbiamo un tendalino che copre tutto il pozzetto, sorretto da due pali di carbonio che vanno a estrema poppa e tutto il pozzetto rimane completamente all'ombra. Benissimo, detto questo io adesso andrei a provare la barca. Prego Maurizio. Grazie mille. Francesco, se mi lasci la ruota, grazie mille. Ok, allora viriamo e andiamo a vedere come lavora questa barca sotto vela. Abbiamo virato, ci siamo messi di bolina, siamo di bolina larga 60-65 gradi, abbiamo un vento reale che va dai 14 ai 15 nodi e la barca cammina piuttosto bene. Vi ricordo che siamo sempre su un cruiser, questo non è un performance, questa non è una barca che vuole fare prestazioni, è una barca che però vuole divertire a vela, vuole camminare bene. Ecco, in una giornata come questa dove c'è una brezza un po' sostenuta è divertente andarsi a fare una veleggiata e con questa io lo posso fare. È una barca facile da portare, voi vedete io ho la timoneria qua e qui ho i miei winch con i stop, per cui io da qua porto tutto, lo porto da solo, non ho bisogno di nessuno perché ho l'autovirante e la randa avvolgibile e faccio anche una bella velocità. In questo momento sto facendo 6,8, 6,9, 5 minuti fa abbiamo fatto 8,3. Chiaramente io questa velocità la ottengo con questo tipo di vento perché ho delle vele tutto sommato piccole, perché un autovirante è decisamente più piccolo di un Genoa e una randa avvolgibile è lo stesso, ti mancano 4-5 metri, forse anche qualcosina di più per fare la superficie di una randa steccata. Però quando c'è tanto vento come in questo momento io dovrei avere vele piccole, per cui queste vele sono perfette, infatti la barca sta camminando molto bene.
Quando il vento scenderà non sarà la stessa cosa, io avrò bisogno di maggiore superficie velica. Ecco perché vi consiglio su una barca del genere di armare un Code Zero avvolgibile. La barca ha una bellissima delfiniera con un golfare a cima bompresso per mettere un Code Zero, lì mettete un Code Zero di questi a frullone che potete aprire e chiudere, e anche quando ci sono 5-6 nodi di vento camminerete benissimo, camminerete veramente in modo divertente. L'abbiamo provata con l'Onda, abbiamo avuto un signore col suo grande super yacht che ha avuto la grazia e l'educazione di volerci passare a pochi metri dalla prua e dandoci appunto l'opportunità di saltare su 3 onde piuttosto consistenti, e lì abbiamo potuto constatare che la barca si comporta bene. Quello che non mi piace sinceramente è il timone. Allora, non tanto la posizione del timone, perché per quanto questa posizione possa sembrare strana, però io da qua la randa tutto sommato me la controllo tranquillamente, la vela di prua me la guardo facilmente, per cui posso portarla, posso accettarla tranquillamente la posizione qua. Quello che mi lascia un po' così è il fatto che la timoneria sia idraulica, che vuol dire che io non ho sensibilità al timone, per cui per quanto riguarda me preferirei una timoneria a frenelli, che Antonio mi ha promesso che sulla prossima barca cercheranno di andare a fare. Tuttavia considerate che è una questione di pratica. Se voi portate la barca per 3-4 giorni, alla fine vi abituate e sviluppate una certa sensibilità anche con la timoneria idraulica, che non si avvicinerà mai a quella che avrete con i frenelli, ma comunque vi permetterà di portare tranquillamente l'imbarcazione. Come vedete non sbanda troppo, lo sbandamento è più che contenuto, per cui continua a essere una barca molto comoda, molto facile da portare anche in queste situazioni quando c'è un po' di vento. Anche a motore va bene, in questo momento ha il motore standard, ha un 40 cavalli che sinceramente non è tantissimo, ma considerando che la barca è leggera, questa barca è in sandwich anche in carena, è in solide solo nella parte centrale dove ci sono le strutture per attaccare il bulbo, considerando che è una barca piuttosto leggera, anche il 40 cavalli la spinge a una velocità discreta che è 5,5 di crociera e 6,7, 6,8 di punta. Il mio consiglio però montate il motore optional che è un 55 cavalli che sicuramente vi porterà alla crociera intorno ai 7 nodi e la velocità di punta intorno agli 8,5 che vi cambieranno il modo di navigare. Con questo vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Se il video vi è interessato fatecelo sapere, dateci il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.